Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, siamo pronti al più grande format sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei. Allora, come state ragazze mie e ragazzi? Andiamo a vedere oggi le energie dei nostri grandi archetipi, cosa ci combinano questi qua in questa settimana, in questa entrata nel mese dell'avvento. Scusate, io c'ho un po' di raucedine oggi, più del solito. Beh, sai perché quando hai fatto l'amore col maestro del dolore per una settimana e poi il maestro del dolore dice ciao Fra, ci vediamo la prossima volta. Ma magari sì, guarda, la porta è sempre aperta, vieni quando vuoi, magari fatti un giro più largo la prossima volta, fatti un giro del mondo. Meraviglioso, meraviglioso. Quindi sì, è bellissimo. Uchetamo, uchetamo, uchetamo. Ormai farò un pezzo. Uchetamo e mao, uchetamo e mao. Farò un pezzo a mantra, a mo' di rincoglionimento, capito? Farò un pezzo a mantra. Bellissimo. Ragazzi miei, ragazzi, grazie per tutti i messaggi, le mail che mi avete mandato, decine e decine, per la mia guarigione. È stato bellissimo, meraviglioso. Il nostro amore fa miracoli comunque. Il nostro amore fa miracoli. E non ho iniziato ancora a fare sport, mi sto contenendo così, sto. Diciamo che abbiamo imparato, lento ma veloce. Allora, sto ultimando i segni zodiacali per il mese di dicembre 2024. Ci sono alcuni segni proprio che faranno le salti voli olimpici, olimpici fino all'Olimpo, andata e ritorno. E quindi bello, bello, bello veramente. Benvenute a tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi nella nostra scuola iniziatica, nella scuola di folli più folli non ce n'è, ma meno male, meno male. Sì, qua il gioco della vita lo prendiamo seriamente. Il gioco è una cosa seria. Il gioco della vita è una cosa seria. Sarà la mia Venere in quinta casa, però in Capricorno. Il gioco è serio, è un gioco serio. E quindi i miei giocatori trascendentalisti, grandissimi successi che state avendo. Io vi ringrazio per i successi che state avendo, perché siete bellissimi. Bellissime. Stupendo. Quindi, ragazze mie e ragazzi, oggi vediamo questi come si comportano nel mese dell'avvento. Mi raccomando tu, pure tu, cioè, nel senso, voglio dire. Come vedete, come vi ho detto anche nell'intro delle previsioni settimanali, abbiamo avuto il capodanno dell'anima tra ottobre e novembre. Dopo il settimo girone dell'inverno, scusami, dell'estate, della stagione agostiana. Ormai la stagione agostiana è una stagione a parte. Fulmini, saette, un caldo pazzesco. Abbiamo avuto questo ottobre-novembre che è stato inverosimile, cioè espiazioni, illuminazioni. E beh, ci stiamo avvicinando a quello là, a quello là, a quello là, a quello là che sta là. Che poi non è che sta là, di là, non sta là lontano, il là è qua. No, noi abbiamo dato il là, il là, ma il là sta qua. Quello là, noi l'abbiamo riportato qua, perché, come vi dico, no? Se vuoi rendere un uomo schiavo, lo devi separare da quello là. Lo devi separare dalla fede, da Dio che sta dentro di te. Noi qua stiamo ritornando alla verità, alla religione animista, cioè Dio è in ogni cosa, è madre terra, è nella natura, tu sei natura, ok? E quindi per superare le gabbie mentali e morali, il moralismo è un'arma potentissima contro la divinità, contro la natura. E andare verso la trascendenza significa riportare l'uomo, riportare Dio nell'uomo, che è quello che è sempre stato. E invece tutte le religioni abramitiche, come la nostra, hanno teso sempre a far mettere un Dio separato dall'uomo, da se stesso, no? Da se stesso. Quindi per cosa? Per renderlo schiavo. Invece i popoli antichi, le antiche tribù, gli sciamani lo sanno bene dove sta Dio. Dio è ovunque, Dio sei tu, Dio è terra, madre terra, Dio è gli antenati, sono i tuoi organi, sono le emozioni, Dio è questo.
non quello vecchio con la barba che sta in un paradiso lontano. Perché se tu lo separi hai paura della punizione. Mi spiego? E quindi ecco perché state iniziando a conseguire successi strepitosi, straordinari. Il fatto stesso di sentirvi entusiasti, entusiasti, è il più grande successo che possiate conseguire, perché è il radicamento, sono quelle solide fondamenta di quella cattedrale interiore. E, e quindi noi, la nostra morale comune, da dove viene? Da Costantino viene. Costantino prese la religione, il cristianesimo, e lo mise come religione ufficiale, quindi bandendo tutte le tradizioni pagane. Mi spiego? Quindi sulla base di quella religione, se tu professavi un altro dio che poteva essere la dea Atena piuttosto che il dio Apollo, piuttosto che venivi bandito, o, lo sappiamo bene, tutti coloro che si opponevano a tale religione unica venivano banditi, bruciati, messi a rogo. Uno di questi è quello che vi nomino sempre, Giordano Bruno, ma come pure le streghe che caspita, noi eravamo le streghe, cioè coloro i quali andavano alla verità, all'autenticità. Dio è dentro l'uomo, il potere di fare magie nel Medioevo ce l'hanno tutti, soltanto che se tu pensi che Dio è quello che ti propinavano loro, cioè distante da te, che ti punisce se non segui le norme, le regole, le leggi che io da Costantino ti ho imposto, allora tu bruci all'inferno, quindi tu sei vittima, hai paura, sei schiavo, sei vittima e quindi sei manipolabile, prevedibile, governabile. Quindi noi ci stiamo riappropriando di tutto questo potere. E quindi sì, come ti riappropri di questo potere? Con l'amore. L'amor che muove il sole e le altre stelle, diceva Dante, con l'amore. L'amore che cos'è? Che cos'è l'amore? Darsi, darsi. Così bruci karma, così hai più intuizioni, così il tuo potere si allarga, così la diga della mente viene spaccata, perché l'anima si nutre di poesia. Tu per nutrire l'anima, cioè per nutrire il tuo potere, devi darle poesia. Poesia non significa solo la poesia di Ungaretti, piuttosto che il Fosco, piuttosto che Leopardi, non significa solo quello. L'anima, la costruzione delle immagini dell'anima, cioè quello che ti accade, si chiama mitopoiesi. L'anima si nutre del dramma, come vi ho detto anche in una delle varianti delle previsioni settimanali. Il dramma, non inteso come dramma come lo intendiamo noi, dramma del mito greco, dramma nel senso del pathos, 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 l'anima si nutre di pathos. Più pathos le dai, consapevole di quello che stai facendo, più quel pathos, che è l'emozione che la tua mente razionale giudica negativa, emozione, più va a spaccare la diga della mente, come vi ho parlato nel video Magia Pratica 1. La diga della mente è quella costruita dalla morale distorta, che non ti fa vedere al di là di quello che c'è oltre al tuo naso. E quindi la vita inizia ad essere più ricca, la vita inizia a essere ricca. Tu inizi a godere di quella beata solitudine, dove la mancanza non è assenza ma è invisibilità. Inizi a sentire quel godimento profondo, inizi a vedere cose, vedere o sentire cose che prima non sentivi, perché hai accolto l'emozione, hai spaccato la diga e stanno entrando informazioni che sono tutti gli altri mondi che ti circondano e di cui noi, inconsapevoli, quando siamo inconsapevoli, non ne sappiamo niente. Ma questo già lo sapete, miei adorati, miei adorati. Detto questo, abbiamo pubblicato, per chi non l'avesse ancora vista, la potente preghiera sciamanica che vi fa radicare in voi tutte le forze e le istanze che avete. Quindi invito a farla per almeno una settimana tutti i giorni appena svegli, poi fatela quando volete, ovviamente più la fate meglio è, nel senso, cioè più giorni la fate, io non posso più fare a meno di farla, cioè è una voglia continua, una necessità continua. Mi spiego? E quindi questo. Allora, ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere cosa nella realtà fenomenica tra maschile e femminile può accadere
potenzialmente in qualità di karma, perché il karma che vanno a leggere i tarocchi è un karma comune a tutti, poi le dinamiche entro cui si sviluppa questo karma sono diverse per ognuna di voi. E vediamo come superare i nostri limiti, le nostre resistenze, gli attaccamenti in questa settimana a livello energetico con i nostri archetipi. Siamo venuti qui solo per questo motivo, su questa terra, per ritrovare amore, come il mito di Amore e Psiche. L'amore cos'è? Il darsi. Questo darsi sfida le tue paure, resistenze e attaccamenti che tu puoi sperimentare con gli eventi che i tarocchi leggono nella quotidianità. Una stessa emozione, per esempio, di tristezza, la dolce tristezza, una persona la può sperimentare nel lavoro, una persona nell'amicizia, una persona nella relazione intima. È la stessa emozione. Quello che prevede il tuo karma, come funziona di più a te perché è previsto dal karma, tu la sperimenterai in quell'ambito. Che poi in quell'ambito si riversa anche la stessa emozione negli altri ambiti. Perché quando parliamo di divinità, di emozioni, è da intendersi il tutto nella molteplicità e la molteplicità nel tutto. Ok? Quindi, partiamo! Allora, ci mettiamo i tarocchi nuovi, prima che ve li chiedete l'ho messo già nell'altra variante, nelle previsioni settimanali, questi sono i tarocchi di Pulp Tarot, questi un po' stile americano, film americani, molto fighi. E questi, non so come si chiamano, aspetta, vediamo se c'è qua la scatolina, che me l'avete già chiesti. Aspetta, ragazzi, dove sta? Qui The Witch Tarot, forse si chiama, aspettate un attimo. Eccoli. Questi qua. Ok? Ok. Allora, andiamo a vedere. Rimbocchiamoci le maniche. Operiamo subito. Allora, vediamo qual è l'energia del nostro maschione in questa settimana, che da questa parte può essere anche una donna, sono energie interne nostre, lasciatevi ispirare ragazze e miei ragazzi, soprattutto per le nuove e i nuovi che guardano il nostro grande spettacolo del lui-lei. Andiamo a vedere, allora, energia attuale di lui. Energia attuale di lui. Qual è l'energia attuale di lui? Per questa settimana dal 25 dicembre al 1 dicembre? Anche se sono video sempre validi, voi lo sapete, no? Pure se noi diamo la data, ma gli interattivi, tutto esiste, ma non solo gli interattivi, tutto esiste adesso. Non c'è passato, futuro, se non nella mappa mentale. Quindi tutto esiste adesso. Se questo video ti capita fra 10 anni, è sempre valido. Mi spiego? Ok, tanto lo sapete già. C'è un messaggio per te. Allora, energia attuale di lui, divino maschione. Energia attuale di lui. Energia attuale di lui nei confronti della controparte, di lei, o energia attuale di lui a seconda della carta. Cos'è questo? 4 di bastoni, 4 di bastoni. Guarda, qua abbiamo un lui che... Allora, se abbiamo una lei, qua abbiamo anche la voglia di un incontro, la voglia di stare insieme in questa settimana, la voglia di... Il 4 di bastoni mi parla di stabilità, di incontri, di stabilità, di stare bene insieme, anche di lavoro. Se abbiamo dei lui da soli, parliamo di lui che pensano alla loro stabilità in casa, o lavorano da casa, o stanno pensando di sistemare casa, di dare alla casa quel giusto approccio, approdo stavo dicendo, per approdare in una nuova stabilità. E sì, questo è il senso del 4 di bastoni. Energia attuale, magari ci sono lui e lei che convivono, pensano, stanno in buona convivenza. Qua abbiamo il 9 di bastoni. Allora, molti di lui qua, alcuni di lui stanno cercando di mandare bene una convivenza, di fare stare bene in convivenza, oppure stanno anche lottando per la loro stabilità personale, va bene? Lottando per la loro stabilità personale o anche per il loro lavoro. Oppure ci possono essere delle tensioni in casa, in convivenza, un po' di tensioni che stanno cercando di sistemare. Vediamo i pensieri di lui, quali sono.
i pensieri di lui. Asso di spade. I maschili hanno molto chiaro nella mente, stanno pensando di telefonare, pensando di parlare in modo chiaro, pensando di avere delle opportunità che partono da ottime comunicazioni, stanno pensando di telefonare per un incontro, stanno pensando di telefonare o di chiamare per stare bene. Sembra un'energia molto equilibrata fin qui, o stanno pensando di avere la loro stabilità, di pensare di stare bene in casa, o nei confronti di una lei stanno pensando di chiamare, di avere un incontro, o di sistemare la loro convivenza, di avere le idee chiare. Sono opportunità, nuove opportunità. Molti lui stanno pensando di invitare a un incontro una persona. Stanno pensando, vediamo. Vediamo cosa hanno nel cuore i maschili, cosa ha lui nel cuore. Cos'è questo? 6 di denari. 6 di denari. Allora, il 6 di denari è un'energia di equilibrio. Di equilibrio. Sono tre carte molto di equilibrio queste. Non troppo non troppo cioè di equilibrio. Il 6 di denari nel cuore mi parla di maschili in questa settimana che cercano di andare d'accordo con gli altri. Va bene? Cercano di andare d'accordo, di mantenere equilibrio, stabilità, di venirsi incontro, il giusto dare, il giusto avere. Qua se abbiamo una persona, ci sono maschili che hanno intenzione di parlare per stare bene con una persona, per far andare bene le cose, magari la convivenza, magari lo stare insieme. Sono carte molto equilibrate, né troppo fuochi d'artificio né troppo né male, ok? Sono delle carte molto equilibrate. Cos'è la quiete prima della tempesta? Fammi capire. Fulmini, saette. Sì, ci sono anche molti maschili o aventi energia mascolina, che possono essere anche femminili, che hanno un'energia di fare andare bene di fare andare bene le cose nella loro stabilità, nel loro equilibrio, casa, lavoro, famiglia. Molte energie maschili hanno nella mente di fare andare bene le cose in più aree della loro vita. Lavoro, denaro, sì, soprattutto lavoro e denaro. Ok. Qua abbiamo un 6 di spade, vedi 6-6. Sono maschili che stanno tenendo la calma, hanno le idee chiare, maschili equilibrati. Molti maschili sono andati via da situazioni e stanno pensando al loro lavoro, casa, stabilità. Vediamo qual è il blocco o karma in questa settimana o nei confronti di una persona, il blocco nei confronti di una situazione o di una persona, o il blocco nei confronti di una relazione in questa settimana. Cos'è questo? Paggio di spade. Può essere che qua c'è un po' ci sono delle questioni in sospeso da risolvere, infatti stanno pensando di parlare. Può essere che in questa settimana ci sono questioni in sospeso che devono essere messe in equilibrio. Situazioni dove si sta un po' sulla difensiva e quindi si sta pensando, magari pensano oltremodo a volte, no? Questioni in sospeso qua con queste carte, il paggio di spade al blocco mi dicono, questioni in sospeso da sistemare. Stanno un po' sulla difensiva, magari sovranalizzano troppo alcune questioni, oppure per alcuni maschili ci sono altre persone che si sono potute mettere in mezzo, possono essere amici, familiari, parenti, altre persone, insomma, e quindi hanno una situazione con delle lei o insomma con l'altra persona che vogliono sistemare, stanno pensando di chiamare, di incontrarsi per chiarire dei punti laddove non c'è chiarezza. Paggio di spade al blocco. Ok. Vediamo, e infatti qua c'è 2 di bastoni, stanno pensando, qua ci sono maschili che pensano oltremodo, prima non riescono magari ancora a prendere decisioni importanti perché pensano oltremodo, magari sono a distanza, chiarire un po' anche di gelosie secondo me per alcuni. Vediamo da questa parte, i femminili. Allora, energia attuale dei femminili in questa settimana, cioè energia attuale, poi vediamo questa settimana. Energia attuale del femminile.
energia attuale del femminile, nei confronti di lui o lei, insomma, energia attuale del femminile, a seconda della carta. Il matto. Ah beh, lei sta godendosi appieno, momento per momento, la sua quotidianità, la sua vita. Il matto mi parla di avere fede, la carta della fede per eccellenza per me. Quando, sapete, nei tarocchi dei Rider White, gli altri tarocchi, c'è il matto che si lancia dalla rupe e avendo la consapevolezza di essere sorretto dalla fede. Quindi come energia attuale lei sta vivendo una nuova tappa, sia di apertura al nuovo, all'altro fuori da sé, una nuova tappa della propria vita, ma soprattutto il matto mi parla di una tappa piena di fede, sta avendo fede, quindi è la fede che la guida, la fede che le dà la magia, la fede che la guida, quindi anche nei confronti di lui viviamo quotidianamente, giorno per giorno, non mi programmo niente, ed è il giusto approccio. Il matto, 10 denari, vedo dei femminili che si lanciano verso la vita, soprattutto per quanto riguarda la loro stabilità. 10 denari mi parla della famiglia o del lavoro o degli amici più stretti, degli amici più intimi, e nella relazione con l'altro ci sono dei femminili che si lanciano in degli incontri nuovi. Ok. Vediamo quali sono i pensieri di lei nei confronti di lui o i pensieri di lei. 9 di spade. È un po' preoccupata per qualche cosa. Ci sono delle preoccupazioni per qualcosa col 9 di spade. Ovviamente nella mente il 9 di spade, quando c'è il matto vicino, cioè guardate, sono proprio antisonanti, no? Fede e mentale. Fede e mancanza di fede. Questa, scusami, un po' addosso oggi. Ci sono un po' di preoccupazione, la mente può preoccupare per qualche cosa, ma ovviamente quando tu hai la fede è normale che la mente perde il controllo, no? Su di te. Quindi ci possono essere delle preoccupazioni riguardanti questo lasciarsi andare, questa fede. Poi andiamo a vedere di che cosa. Preoccupazioni, un po' di angosce mentali su. 6 di coppe, per una persona del suo passato, per ricordi del passato. O per ricordi del passato, 6 di coppe, preoccupazioni per una persona che conosce bene o una persona del passato o dei ricordi suoi del passato. Sì, questo cavaliere di bastoni. Sappiamo che le emozioni non hanno a che fare tanto con... cioè noi possiamo pensare a una persona e avere un'emozione, magari una persona che abbiamo conosciuto 10 anni fa e avere un'emozione, ma quella persona non sta con noi, no? Questo vi dà la misura del fatto che le persone sono strumenti del divino, non esistono in quanto tali, se non strumenti per farti vivere l'emozione che è la vera protagonista della tua relazione. Ok, comunque poi vediamo con i tarocchi. Cosa ha nel cuore lei? Cosa ha nel cuore lei? Il 9 di coppe. Lei vedo che sta molto bene, ha un'energia molto autonoma in questa settimana. Un po' di preoccupazione, questa qua voglio chiarire, questa carta qua. Il 9 di coppe nel cuore mi parla di una lei che sta bene da sola, è proprio la solitudine di cui parlavamo nell'incipit, no? Nell'intro. Sta bene con la sua, nella sua beata solitudine, ha un 9 di coppe energia di amor proprio nel cuore, va bene? Tant'è che il matto mi parla dell'energia di amor proprio. E guardate un po', energia principale il matto, io ho fede, mi lancio, vivo quotidianamente la mia vita. Nel cuore questo vivere la fede mi conferma il 9 di coppe, questo vivere la fede, no? Il cuore è sereno con questo 9 di coppe, sta bene a prescindere, il cuore ti manda verso l'universo sconosciuto, che è l'invisibile, il femminile. E che fa la mente? Ma a me mi stai lasciando da sola, dice la mente. E no, mo ti faccio venire una preoccupazionina, piccolina piccolina, così almeno capisco che tu non mi hai lasciato proprio perdere. Mi spiego? È interessante, poi con i tarocchi vedi subito palese la situazione qual è.
9 di bastoni, ci hai messo i femminili ci hanno messo tanto a raggiungere questo equilibrio emozionale e col 9 di bastoni vogliono perseguire in quell'equilibrio emozionale, però ci sono delle preoccupazioni che sono le sfide di questa settimana. Poi andiamo a vedere di che si tratta con i tarocchi. Adesso vediamo qual è la sfida karmica in questa settimana, che quindi si aggancerà a quella preoccupazione lì. Vediamo. Magari vogliono lanciarsi verso il nuovo e stanno pensando a una persona del passato, una persona che conoscono bene, magari conoscono una persona nuova, vogliono lanciarsi, però hanno un po' di remore, faccio bene, faccio male, sto pensando a una persona del passato, oppure sto pensando a una persona che già conosco, con la quale però non ci sto, tutte queste cose. Vediamo un po', allora, qual è il karma o il blocco, scusami, un po' di raucedi, il blocco o il karma che è la sfida di questa settimana nei confronti per il femminile. L'imperatore. L'imperatore è una carta che mi parla di stabilità, di equilibrio, di ordine. 6 di bastoni. Perché l'imperatore? Qual è il blocco di lei in questa settimana? 9 di bastoni. C'è un po' di stanchezza relativa a questioni riguardanti la stabilità, o con qualcuno o nella sua vita. O qualcuno, non so, qua mi stanno dicendo che c'è stanchezza, questo può, un po' di stanchezza relativa a delle questioni riguardanti quello che per lei significa stabilità. Comunque la cosa mi è chiara, perché se l'approccio è di fede, nel cuore c'è questa energia autonoma di non voler, non mi appiglio all'altro per essere felice, no? Quindi la consapevolezza di questo che si sta radicando nei femminili può generare dello stress, della stanchezza. Può generare lo stress e la stanchezza. Magari ci sono dei femminili, alcuni di lui vogliono impegnarsi con lei, ma loro non, hanno un'energia più autonoma, più leggera in questo momento. Per alcuni, eh? Lo chiariamo con i mini tarocchi, perché qua ci sarebbero altre cose da dire. Lo voglio vedere con i mini tarocchi. Andiamo da quest'altra parte nel frattempo. Ah, guarda, c'è l'eremita qua sotto. Allora, qua c'è una lei che ha bisogno di silenzio, c'è una lei che ha bisogno di beata solitudine, perché inizia a goderne, mi spiego? E questa è mm, un po' la dicotomia, no? C'è una lei che ha bisogno di suo spazio per centrare la verità. E forse ci sono persone che la pressano un po', lei si sente pressata da emozioni relative a alcune persone, dal mentale però. Vediamo da questa parte. Allora, abbiamo visto adesso la parte interna di entrambi, vediamo cosa accade nella realtà fenomenica al netto di questo. Allora, quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana, le intenzioni del maschile nei confronti del femminile? Le intenzioni del maschile nei confronti del femminile? Regina di spade. Regina di spade. Qua lui ha intenzione di fare qualcosa nei confronti di qualcun altro, che può essere una donna in veste di regina di spade, può essere anche un uomo, con l'energia femminile della regina di spade. Quindi qui ci sono dei lui che hanno intenzioni di fare qualcosa nei confronti di una persona, magari il segno dell'acquario, gemelli, bilancia, o comunque è una persona con la quale possono avere della tensione. Oppure una persona con la quale devono chiarire qualcosa che è irrisolto. E quindi hanno l'intenzione di avere la mente lucida
di chiarire, tant'è che abbiamo l'asso di spade qui, di parlare per andare d'accordo con questa persona che può stare o sulla difensiva o essere una persona molto brillante a livello mentale, quindi loro stanno cercando anche le parole giuste per mettere le cose a posto, delle cose, oppure per intendersi. Il matto, il matto. Qua ci sono dei lui che vogliono sistemare le cose con qualcuno che gli dà un po' da filo da torcere, questo è il senso. O vogliono stare bene con una persona che gli può dare un po' filo da torcere. Vediamo quali sono le azioni che faranno i maschili nei confronti del femminile in questa settimana. Azioni dei maschili nei confronti del femminile in questa settimana. Azioni di lui nei confronti di lei. 8 di spade. Ci sono dei maschili tremendamente angosciati rispetto a una persona che la vedono sulla difensiva o rispetto a una persona con la quale loro hanno un po' di tensione, perché è una persona che non le manda a dire, una persona da cui loro percepiscono tensione. L'otto di spade mi parla di molti maschili che si trovano un po' in agonia mentale nel fare delle azioni, si sentono bloccati nei confronti di questa persona qui. Probabilmente perché qui c'è un po' di mancanza di fiducia sia prima di tutto in loro stessi, perché vedono questa persona con la spada puntata verso di loro, hanno questa percezione, no? E qua vediamo dei femminili che sono molto autonomi, ok? Mi spiego? 8 di spade. Ah, 5 di coppe. Ci sono dei maschili che stanno giù, un po' giù rispetto a qualcuno, si sentono bloccati, non riescono a fare azioni di sblocco. Vediamo l'energia finale del maschile nei confronti del femminile, come andrà. Sì, infatti sono confusi, 7 di coppe. Ci sono i maschili che sono un po' confusi rispetto a dei femminili, soprattutto, ripeto, i maschili vedranno i femminili con la spada puntata in questa settimana. E i femminili li percepiscono guerrieri con la spada puntata, tant'è che si sentiranno un po' intimoriti, nonostante vogliano andare cauti. Qua vediamo un'energia di tranquillità prima di fare azioni, no? Tant'è che molti maschili, siccome hanno vari fronti aperti, non solo l'amore ma anche il lavoro o la casa o la stabilità, ci sono questioni in sospeso da risolvere, preferiscono fare le cose un po' fatte bene, non tanto con calma, però vogliono avere le idee chiare per parlare, perché allora, il succo qual è? Ci sono maschili che percepiranno i femminili un po' induriti nei loro confronti. Queste sono le questioni karmiche che andranno a sviluppare i maschili. Magari le femminili sono dolcissime, eccetera, ma sono i maschili che le percepiranno così, va bene? Affinché loro possano adempiere a un certo superamento di un karma. E quindi ci sono maschili che si trovano confusi nel fare azioni rispetto a dei femminili che hanno la spada puntata. Magari non ce l'hanno veramente, ma è questa l'essenza che loro, i maschili, percepiscono dei femminili, d'accordo? Che ti ho detto? 9 di denari, guarda come la vedono. Sì, tant'è che sono confusi su questa lei che la vedono così, molto autonoma, molto io sto bene con me stessa. Comunque poi vediamo con i tarocchi che succede, no? Cioè, ovviamente non è che i maschili si bloccano, non parlano ai femminili, parleranno con questo approccio, no? Non facendo cose da supereroi, ma facendo cose che parlano un po' delle loro insicurezze, diciamo. Comunque poi lo chiariamo. Vediamo da questa parte come stanno, vedi, cioè da questa parte i supereroi. Le mie Perseo come stanno, o i miei Perseo che si rivedono anche in questa energia. Vediamo. Allora, quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui o nei confronti dell'altra persona in questa settimana? Quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana? È di fare una scelta d'amore, gli amanti. Allora, qua ci sono energie femminili,
che hanno intenzione di fare una scelta d'amore, nonostante ci sia questa stanchezza. Forse si trovano a che fare con una nuova tappa in cui gli piace una persona nuova, si aprono al nuovo, magari stanno già sentendo, molti femminili sentiranno l'energia della Venere che l'8 dicembre passa in Acquario e darà molta leggerezza, conoscenze nuove rispetto alla Venere in Capricorno che è stata un po' più pesantuccia, però figa, ecco. E quindi magari si vogliono aprire al nuovo, ma sentono il peso un po' di responsabilità che hanno nei confronti di persone che già conoscono, con le quali hanno intrattenuto magari dei rapporti, però sentono questa spinta verso il nuovo, oppure hanno conosciuto qualcuno, conosceranno qualcuno in questa settimana, si sentono un po' stanche nelle responsabilità che hanno, questo è il senso, o verso qualcuno o verso qualcosa. Però gli amanti mi parla delle intenzioni che hanno di fare una scelta d'amore. Qua c'è il 2 di coppe. O tra due persone o verso una persona. Le intenzioni sono quelle di fare una scelta. Ecco perché c'è il 9 di spade e inizia a chiarirsi la cosa, no? Sto bene con me stessa. Voglio stare... Cioè, il mio cuore ha un'energia autonoma, bella, pulita. Mi voglio lanciare verso il nuovo, una nuova tappa. Preoccupazioni riguardanti una certa stanchezza di prendere una decisione. Può darsi anche questo. Vediamo quali sono le azioni che farà. Allora, le intenzioni sono quelle di prendere una decisione in amore. Quali sono le azioni che faranno i femminili in questa settimana? A cosa sono conformi le azioni che faranno i femminili in questa settimana? Nei confronti di lui e nei confronti dell'altro. Ha però 10 di coppe. Dal 9 passiamo al 10 di coppe. Qua ci sono femminili che faranno azioni di incontro, di grande amore verso il maschile. Ah, però, le nostre eroine del mito greco, le nostre Perseo. Qua ci sono femminili che fanno azioni di condivisione, bellissima con l'altra persona. E quindi le preoccupazioni vengono eluse alla fine. Eh sì, 10 di coppe qua sono i femminili che fanno slanci. 6 di spade vanno verso. Magari qua comprendono anche l'incapacità, un po' la difficoltà, la fragilità del maschile, no? Dipende dai casi, però qua ci sono femminili che comprendono le fragilità dell'altro e fanno azioni di supporto, questo è il senso. Vediamo l'energia finale dei femminili nei confronti del maschile. 10 di spade, guarda, dal 9 passiamo al 10, bellissimo, si chiude una tappa. Si chiude una tappa perché fanno azioni d'amore verso l'altro e si chiude una tappa. Molte di loro chiudono definitivamente con una persona e si aprono a un'altra persona. Altre si chiude proprio una tappa, stanno pensando come chiudere una tappa dolorosa, 10 di spade, energia finale del femminile nei confronti del maschile, 10 di spade. Si chiude una tappa dolorosa e si aprono al nuovo, facendo azioni di comprensione, di amore, di darsi. La regina di denari, con tanta di consapevolezza lo fanno. Caspita, ragazzi miei, qua fate un volo pazzesco, Fatemi riflettere su una cosa, guardando queste due stese. Guarda, siccome queste due energie, no? Il nostro lui-lei si guarda a più livelli, lo dico soprattutto per le ragazze nuove e ragazzi nuovi. Il nostro lui-lei è sia una persona alla quale stai pensando, tu ti identifichi un'energia piuttosto che un'altra. Il vero lui-lei, il livello grosso del lui-lei, sono le due energie che sono dentro di te, divino femminile e divino maschile. Quindi come si legge questo lui-lei dentro di te? Qua abbiamo il tuo divino femminile interno che spinge ad avere fede e questo lo sentirai radicato in te. Radicato, fede cosa vuol dire? Fede significa amore, significa darsi. E siccome nelle azioni del divino maschile c'è la voglia di stare in equilibrio, la voglia di intendersi sei denari con la sua controparte opposta, no? La voglia di mettersi d'accordo con i tuoi personaggi psichici interni fondamentalmente, che potremmo anche vedere questa parte come la sfida karmica
che nelle tue azioni ti prepari a fare in questa settimana. Nella sfida karmica noi abbiamo quelle di fare azioni di cuore, 10 di coppe, che vadano a superare le azioni che ti detta la mente del blocco, 8 di spade. E quindi su che cosa? Su più ambiti della tua vita, non solo l'amore. Il 7 di coppe mi parla di più ambiti della tua vita, no? Amore, lavoro, relazioni, sogni, progetti. Quindi di sfidare la tua stessa mente e fare azioni inclusive e non separative. Mi spiego? Tant'è che il blocco del paggio di spade è un sovranalizzare la mente, un sovranalizzare la parte mentale, no? E il femminile è stanco, 9 di bastoni, imperatore, è stanco di questa rigidità. Ecco perché il femminile poi si chiude con un bellissimo 10 di spade, cioè finito questa separazione, ma è l'inclusione. Quindi lei da leggersi in tutte le aree della tua vita in questa settimana, no? Che è forte, radicato in te il benessere, quella beata solitudine che mi permette di essere in armonia con gli altri. Ok? Dal 9 poi passiamo al 10, sto bene con la mia beata solitudine, allora posso fare azioni che comprendono anche l'altro, darmi all'altro senza il bisogno dell'altro, ma dare senza chiedere niente in cambio. Dare perché dare mi nutre, perché? Perché sono stabile a livello emozionale, 9 di coppe. Ho fede, è la fede che mi riempie, non l'altro. Ok? Molto emozionante questa cosa, molto emozionante. Io vedo un Perseo femminile fortissimo qua. Il grande eroe del mito greco, eh sì. Ok, adesso ci andiamo a fare tutte le nostre specifiche, ma prima mi mangio un biscottino, mi do un po' di propoli perché arrivo subito. Allora, mangiato il biscottino, spruzzato un po' di propoli. Allora, andiamo a vedere adesso con i mini tarocchi tutti i chiarimenti su tutte le situazioni e vediamo cosa ci racconteranno. Allora, vediamo per il nostro maschione, vediamo un po' nei confronti del femminile o di lei, di un'altra persona, quel 4 di bastoni. 4 di bastoni. Energia attuale del maschile nei confronti del femminile. Energia attuale del maschile nei confronti del femminile. Energia attuale del maschile nei confronti del femminile. Vediamo. 4 di bastoni. 3 di coppe. Ha voglia di stare insieme, di celebrare, c'è una bella energia di condividere dei momenti insieme in questa settimana. C'è una bella energia di voler condividere dei momenti insieme, incontri, mi parlano di incontri. Incontri, si incontreranno anche persone nuove, i maschili incontreranno anche persone nuove verso le quali si sentiranno un po', vedranno dei femminili un po' più rigidi, capito? Però c'è l'energia del 3 di coppe col 4 di bastoni. Incontri, passarlo bene insieme. Vediamo che cosa hanno nella mente, perché quell'asso di spade, cosa pensa lui di lei? Asso di spade. Asso di spade. Cosa hanno nei pensieri? La giustizia. Hanno intenzione di prendere delle decisioni. Stanno pensando di prendere delle decisioni giuste, che mi parlano di intendersi, di equilibrio, di venirsi incontro. Una situazione giusta, ok? Stanno pensando di prendere giuste decisioni, stanno pensando. E soprattutto queste giuste decisioni partono dalla chiarezza mentale, no? Avere le idee chiare per parlare, prendere giuste decisioni. Stanno pensando di prendere giuste decisioni. Vediamo cosa hanno nel cuore i maschili. 6 di denari. La torre. Hanno intenzione di sistemare delle cose dopo una rottura o dopo un cambio che c'è stato emozionale per loro. Hanno intenzione di andare incontro all'altro o all'altra persona perché vogliono sistemare delle cose, o una rottura, un cambio, un litigio, chiarirsi, parlarsi, sistemare delle cose che secondo loro devono essere sistemate.
hanno una buona energia, te l'ho detto qua sopra, poi si sentono un po', comunque lo andiamo a vedere qui che cosa succede. Qual è il blocco di lui nei confronti di lei o nei confronti dell'altro fuori da sé? Paggio di spade. 6 di bastoni. 6 di bastoni mi parla di esito, di successo, sovranalizzano troppo perché hanno paura di non avere successo. Sovranalizzano con la mente perché hanno paura di non avere successo, di non avere esito. Mm. Qua si confrontano anche un po' con il loro orgoglio, eh. Non a caso il maschile vige dentro, scusami, il femminile vige dentro di loro, no? L'orgoglio è proprio, come diceva un grande professore all'università, l'orgoglio è l'orgasmo dell'ego. Ed è una frase bellissima, bellissima. Sì, la morte, hanno paura un po' di fare questo, hanno paura del cambio, vogliono dire qualche cosa secondo me. Vogliono dire qualche cosa anche che loro magari hanno paura un po' a dire perché vedono i femminili un po' più duri davanti a loro. E così come li percepiscono loro. Poi abbiamo visto che i femminili non sono così, mi spiego, il loro karma, il karma del maschile questo. Vediamo. Perché qua stiamo parlando di ambire all'autonomia emozionale, mi spiego, e quindi qua ci sono persone che, come tutti noi, abbiamo vissuto le dipendenze emozionali, no? E quindi il senso qual è? Davanti a chi ha un'autonomia emozionale, l'altra persona che sta vivendo il passaggio ancora, che non ha completato il passaggio all'autonomia emozionale, si sente ancora in difetto. Come? Tu non hai più bisogno di me. E no, io non ho bisogno di te. Io scelgo di condividere con te la mia interezza. E questo è il postulato principale dell'uomo trascendente, no? Mm. Quindi vediamo le intenzioni adesso di lui nei confronti di lei, regina di spade. Le intenzioni. Tutte queste dinamiche che stiamo descrivendo, ragazze, le potete riscontrare anche in altri ambiti, lavoro, famiglia, relazioni di altra natura, ovviamente, su archetipi. Vediamo le intenzioni di lui nei confronti di lei, regina di spade. Sì, sì, qua lui ha intenzione di cavallo di bastoni. Ha intenzione di non sovranalizzare più e agire d'impulso verso questa persona, questa regina di spade. Le intenzioni sono queste, poi si sente bloccato con l'otto di spade, poi andiamo a vedere perché. O agisce, va, le intenzioni sono quelle di agire d'impulso, seguire l'istinto verso questa persona. Vediamo cosa fa con quest'otto di spade. Vediamo. Cosa fa? Quindi, quali sono le azioni che farà con l'otto di spade? 10 di denari. 7 di coppe. Allora, guarda, 7 di coppe di nuovo. Ha intenzione di stare bene, in equilibrio, di avere stabilità con qualcuno. Allora, le intenzioni sono quelle, agisco d'impulso, poi no, mi blocco, sovranalizzo troppo e se agisco d'impulso poi magari perdo, mi spiego? 10 di denari. Vediamo energia finale così mi chiariscono ancora di più. Della serie molti maschili vogliono avere una persona accanto al di là se a livello amoroso oppure no, perché reputano una persona molto importante per loro e quindi dicono voglio avere stabilità con te, anche se magari non è a livello proprio amoroso come lo vorrei io, dice il maschile, però voglio avere stabilità con te, ok? Cioè voglio che tu ci sia nella mia vita, sento molta energia di questa natura da questa parte, ovviamente poi da applicare, no? A ognuna. Allora, vediamo l'energia finale dei maschili nei confronti del femminile, 7 di coppe. Cosa accade alla fine? 7 di coppe. Vedi? La temperanza. Alla fine ti parlano. C'è equilibrio qua. Per una nuova opportunità, asso di denari, assolutamente sì, cavaliere di spade. Alla fine agiscono d'impulso e, diciamo,
andando oltre la mente e agiscono d'impulso anche all'improvviso e questa cosa molti di lui agiranno d'impulso in delle relazioni per avere, per parlare, qua bisogna parlare, equilibrio, temperanza, ehm, per far fluire l'energia, sono dialoghi, dialoghi, per aprire nuove possibilità insieme. In queste nuove possibilità c'è una possibilità grande di comprensione, tant'è che il Cavaliere di Spade mi parla proprio di questo voler parlare, esigenza di parlare per trovare un equilibrio, dire compromesso non va bene, non è la parola giusta, però ci siamo intesi. Molti maschili qui, con queste carte qui, sfideranno loro stessi in quello che riguarda la loro stabilità. Lavoro, denaro, superando dei loro limiti, smettendo di sovranalizzare le cose, ambendo più che altro al coraggio che gli viene dal cuore, perché questo femminile è anche dentro di loro. Ok. Ok, vediamo da questa parte i femminili. Allora, energia attuale del femminile con il matto. Energia attuale dei femminili con il matto. Energia attuale del femminile con il matto. Si è girata da sola, 6 di spade. Qua ci sono femminili che proprio vogliono lasciarsi fluire. Molti femminili si sono allontanati da un maschile o dai maschili, o c'è un allontanamento qui e hanno iniziato da zero, una nuova tappa piena di fede e fiducia verso la vita. Fatto sta che qua si vedono dei femminili che proprio vogliono viaggiare tranquille, vogliono avere la mente chiara, pulita, 9 di denari, pensando molto a una propria economia, alla propria stabilità, sì. Quindi comunque c'è questa energia di autonomia che i maschili percepiscono. Vediamo i pensieri di lei. Perché c'è quel 9 di spade? Cos'è che la preoccupa? Quali sono i pensieri di lei? Cos'è che la preoccupa? 9 di spade nei pensieri. Il 3 di denari, forse il lavoro. Forse sono questioni relative al lavoro. Il diavolo. Forse sono questioni relative al lavoro o all'incapacità di intendersi con qualcuno, però qua l'imperatore 9 di bastoni mi parlava di una certa, di un karma, di un superamento, di un blocco relativo a quello che per lei significa stabilità. Quindi per la maggior parte di lei ci sono preoccupazioni legate al lavoro che però poi si risolvono. Cioè questo è il karma di questa settimana con la fede, mi spiego? Fammi mettere un'altra preoccupazione di lei. 9 di spade, perché 9 di spade? 10 di bastoni. Mi parlano di situazioni legate a una certa stanchezza che riguardano il lavoro però. Credo che sia, sì, 10 denari, lavoro, casa o famiglia. Preoccupazioni un po' riguardanti la stanchezza sul lavoro, casa o famiglia. Sì, vediamo il 9 di coppe. Magari sono stanche dal punto di vista lavorativo, c'è un po' di stanchezza in questo. Vediamo cosa hanno nel cuore i femminili 9 di coppe. L'8 di denari. Vedo dei femminili che sono molto impegnate sul lavoro in questa settimana nelle loro cose. Nel loro cuore hanno l'esigenza di far funzionare non solo le loro attività, le loro cose, con il loro benessere personale interno, ma soprattutto con questo 9 di coppe e 8 di denari vogliono far funzionare il loro benessere emotivo. Si impegnano 8 di denari con il cuore nel loro benessere emotivo, 9 di coppe, nella loro autonomia emozionale. Ecco perché abbiamo dei maschili che magari viaggiano in frequenze diverse, per non dire più basse, che non è meglio o peggio, è solo un po' più basso, che percepiscono i femminili come anche degli esempi da seguire e si sentono spesso un po' più vittime, ma allo stesso tempo toglieranno il coraggio fuori. Mi spiego? Vediamo qual è il blocco del femminile in questa settimana. Imperatore 9 di bastoni.
Qua vedo anche dei femminili che fanno la scelta di, di stare con gli amici più intimi, di condividere con la propria famiglia, di avvicinarsi di più alle persone che amano in questo senso. Allora, vediamo qual è il blocco del femminile. 9 di bastoni, imperatore, e la forza. Sono un po' stanche, c'è un po' di stanchezza nei confronti di qualcuno, nei confronti di alcune situazioni che le stanno tenendo molto, o le hanno tenute un po' soggiogate, e per le quali vogliono un po' più di ordine, un po' più di stabilità. Sono un po' stanche, anche un po' di mancanza di coraggio, che poi verrà fuori con l'amore, no? L'amore, il coraggio e il leone, la forza che poi la svilupperanno, faranno azioni di coraggio in questa settimana. Vedi, i 7 di bastoni sono un po' stanchi, hanno perso un po' di forza rispetto ai dei limiti che la vita gli ha messo davanti, però io vedo che qua fanno azioni che mi parlano dell'adempimento di questo karma, insomma. Vediamo le intenzioni con gli amanti, le intenzioni del femminile di lei. 7 di coppe. Guarda, loro hanno intenzioni di fare delle scelte, o contro una persona, o aprirsi al nuovo, oppure hanno delle opzioni, i femminili, oppure stanno pensando di fare delle scelte su più ambiti. Queste scelte hanno come postulato essenziale l'apertura del cuore, il darsi, no? La regina di denari, stanno vagliando alla luce di una consapevolezza ferma e radicata in loro stesse, sì. Vediamo le azioni che faranno i femminili. 10 di coppe e l'imperatore. Wow, l'imperatore stava al blocco. Vedi, ti ho detto che alla fine lo superano. Allora, qua i femminili faranno azioni di condividere in famiglia, o condividere, aprirsi all'altro, riportando ordine e stabilità. 8 di coppe, vedi, faranno un cambio. Le azioni del femminile sono quelle di riportare stabilità in più ambiti della loro vita con l'apertura di cuore. Bellissimo, bellissimo. Tant'è che energia finale 10 di spade, finisce un momento di elaborazione molto importante. Energia finale del femminile nei confronti del maschile. 10 di spade. Cavaliere di bastoni, 3 di coppe e l'appeso. La morte. Perché l'appeso? Il re di denari. Qua ci sono femminili che scelgono di aprirsi, di condividere, di viaggiare a poco nella loro felicità quotidiana, cambiando prospettiva anche rispetto a una persona, questo re di denari, che può essere un segno di terra o un segno al di là, e può essere una persona ufficiale, può essere una persona che ha delle responsabilità. I femminili li vedo seguire il loro cuore, che arderà le loro azioni col cavaliere di bastoni. 3 di coppe le vedo stare bene, riconciliarsi o stare insieme, cambiando prospettiva, aspettando anche tempi ancora migliori con una persona, con la persona che sceglieranno o con l'amore che sceglieranno, insomma. Fammi mettere un'altra cosa, fammi fare un'altra cosa. Il significato profondo di questo 10 di spade, ancora. Energia finale di lei in questa settimana, nei confronti del mondo proprio. La stella, lo sapevo, ecco perché ho fatto questa domanda. La sanazione. La sanazione, la stella mi parla di ritrovare la speranza, l'allegria, la sanazione. È una carta bellissima, sì, assolutamente sì. Qua il 4 di bastoni, il 4 di bastoni l'avevamo qua. Quindi ritorno al ripristino di un equilibrio, di una felicità, trovare il coraggio per abbattere i propri limiti, le proprie resistenze, la propria stanchezza, vincere. Come vince il femminile? Dandosi. Ok? Ok, wow, grandi eroine, proprio.
Vediamo adesso con i miei oracoli lui lei che non lasciano spazio al dubbio nel dettaglio qual è la profondità del maschile nei confronti del femminile in questa settimana. Cos'è che viene rivelata con questa comunicazione? Qual è l'adempimento che viene raggiunto con la temperanza, l'asso di denari e il cavaliere di spade? Per tutte le ragazze nuove potete trovare i miei oracoli lui lei sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo cos'è che lui dirà a lei in questa settimana. Cos'è che lui dirà a lei in questa settimana? Sono scappato per paura che mi lasciassi. E questa è proprio la cornice perfetta di questo maschile che vediamo un po' più in difficoltà nei confronti del femminile. Qua ci sono maschili che sono scappati, questa torre qui, che vogliono fare andare bene le cose, c'è un po' di orgoglio nel o orgoglio oppure magari c'è stata un'incapacità di pensarla nel modo giusto e quindi non sanno fino a un certo punto se avrà esito quello che faranno oppure no, sentirsi bloccati. Sono scappato per paura che mi lasciassi e quindi c'è un certo timore nel confrontarsi con questa regina di spade, che è colei che ha un po' la spada puntata, ma è proprio il loro karma, superare quella paura che hanno e andare incontro a una riconciliazione o a stare bene insieme, a superare queste dinamiche. Qua abbiamo dei maschili che hanno consapevolezza delle loro azioni, ok? Cos'altro? Ti amo. Poi alla fine c'è solo questo da dire. Ti amo, quindi a prescindere. Cos'altro? Ho sempre avuto paura delle mie emozioni. Ho sempre indossato una corazza per proteggermi. Poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. E quindi qua abbiamo dei maschili che si danno conto della paura che hanno avuto nel confrontarsi con le loro emozioni. Si vede che non seguono Tarot Antique perché le emozioni sono dei e quindi hanno avuto paura, ma questo puoi essere anche tu, ok? Tutti abbiamo avuto paura di confrontarci con le nostre emozioni perché le emozioni sono il regno di Ade, è il femminile, il divino femminile, le emozioni sono la notte, la morte, la trasformazione, il femminile. Quindi molti maschili hanno avuto o possono avere in questa settimana paura di confrontarsi con le loro emozioni indossando una corazza, no? Per proteggersi da cosa? Dal loro femminile distorto. Poi sei arrivata tu. Per molti maschili c'è una donna o un uomo che è arrivato che lo hanno portato ad avvicinarsi alla sua parte femminile profonda e quindi a fargli fare il viaggio ctonio, sotterraneo, nel regno di Ade, proprio come fa Perseo, e denudandogli l'anima, quindi facendoli sentire completamente denudati delle loro maschere, dei loro orpelli. E quindi questa è la settimana in cui c'è tanto coraggio di adempiere a questo, a prendere decisioni giuste in conformità di questa consapevolezza acquisita. Ok? Ok. Adesso, ragazze mie, voglio vedere con questa consapevolezza acquisita qual è l'archetipo che viene integrato dal maschile. Ok. Le carte degli archetipi. Con questa consapevolezza acquisita, qual è l'archetipo che viene integrato dal maschile in questa settimana? La madre, wow! La grande madre, madre terra, natura, il divino femminile, la madre cos'è? Il nutrimento, la madre... Qui ci sono molti maschili che fanno anche inconsciamente, magari prendono consapevolezza dell'archetipo madre, magari distorto, cioè tutto quello che abbiamo potuto vivere nell'infanzia. L'archetipo che viene integrato dal maschile è dunque la madre e quindi il femminile, l'accoglienza, quello che abbiamo appena detto, accogliere le loro emozioni affinché possano avere il potere dalle stesse. Quindi cos'è che integrano? La pazienza, l'amore incondizionato, allegria nel dare la vita,
integrano una delle più belle carte forse, che è quella proprio della... abbiamo una madre che dà nutrimento al figlio piccolo, no? Magari ci sono femminili, maschili, che hanno percepito, come tutti noi, il distacco dalla madre, la dea dell'abbandono, il rifiuto dai genitori, soprattutto l'archetipo madre, tant'è che abbiamo maschili che affrontano una regina di spade, anche se non è regina di spade, lei, come la percepiscono loro, no? La regina di spade è una persona brillante, acuta, mente aperta, ma anche sottile, anche tagliente, quindi può essere percepita in modo più duro dai maschili. Però hanno il coraggio di affrontare questa durezza, che è la durezza che vive in loro, è la corazza che si sono costruiti in seguito a aver percepito l'abbandono della madre, che magari non è l'abbandono in senso reale, no? È la dea dell'abbandono, e non sentirsi compresi dalla madre. Quindi grazie a una persona in questo momento della loro vita, loro abbassano le corazze e integrano l'archetipo. Bellissima, molto commovente questa cosa, bellissimo. Vediamo, perché, come dicono anche i buddisti, noi due grandi archetipi, archetipo madre e archetipo padre, da lì noi costruiamo tutte le nostre relazioni, che siano di amicizia, di lavoro, intime. Noi proiettiamo madre e padre nelle persone che incontriamo, tutte, amici, ripeto, relazioni intime, datori di lavoro, situazioni lavorative, proiettiamo madre e padre. Va bene? E questa è la settimana in cui loro prendono consapevolezza di alcune cose importanti relative all'archetipo madre. Ok, vediamo qual è l'archetipo che viene integrato per il femminile con questa apertura, con questa inclusione e con questa stella finale. Emma Guadora, ir más allá delle convenzioni, dell'eccesso della formalità e delle condotte prestabilite. Andare al di là delle convenzioni, dell'eccesso di formalità e delle condotte prestabilite. Andare al di là della morale, del senso comune, della mente oggettiva. Qua c'è una persona che fa magie. Fare una magia. Allora, sono stanche i femminili con questo 9 di bastoni, l'imperatore, la forza, sono stanche delle condotte prestabilite, no? L'imperatore al blocco e la morale, il conformismo e questa stanchezza, sono stanca di questa morale, di questo mentale, 9 di spade, no? Che mi stanca. Affinché io possa cooperare con l'altro devo attenermi a una certa morale, a un certo costrutto, ma questa morale non mi fa cooperare con l'altro, questa cosa mi stanca, mi fa perdere la forza. Tante cosa faccio? Ho intenzione di seguire il cuore, gli amanti, su cosa? Su più ambiti della mia vita, 7 di coppe, affinché possa eludere anche la confusione che il 9 di spade mi può dare nell'approccio alle cose della vita. Tant'è che faccio azioni di 10 di coppe, includo, solo con questo riporto l'ordine, l'imperatore. L'ordine è dettato dal cuore, non dalla mente. Wow, mamma mia, bellissimo. Bellissimo, ragazze mie, veramente stupendo, stupendo. Voglio vedere una cosa adesso con queste. Sull'archetipo maschile con la madre, cosa mi dicono questi altri oracoli? Voglio avere un'altra informazione. Cosa mi dicono questi altri oracoli sull'archetipo maschile con la madre? Detox, depurati dalle negatività, tutto si sarà più chiaro. Qua loro avranno una disintossicazione da la loro vecchia identità, quella stessa identità che si sono creati per proteggersi. Disidentificazione, detox dalla vecchia identità. Quell'identità, ripeto, che si sono creati per proteggersi. Ok? E si depurano dalla negatività, tutto ti sarà più chiaro. Certo, tutto gli è più chiaro. Negatività sono i pensieri moralistici, negativi. Ok, vediamo su di lei cosa mi dicono questi altri oracoli. Questa carta è uscita nelle previsioni settimanali
Nulla accade per caso, l'universo ti sta inviando dei segnali, presta attenzione. A lei le si drizzeranno le antenne in questa settimana. Lei si accorgerà che quello che le è accaduto, che le accade, ha un filo conduttore, ma soprattutto le accade per un unico scopo, quello di andare al di là dell'eccesso di formalità, delle convenzioni prestabilite, quello di superare se stesso oltre i limiti mentali delle proprie resistenze. L'universo le sta chiedendo di andare oltre i propri limiti mentali, delle proprie resistenze, paure e attaccamenti. E andare incontro a questa apertura, a questo abbraccio. Wow, ragazze, ragazzi, bellissimo. Bellissimo, ci voglio mettere queste carte della dea che mi stanno chiamando qua di fronte. Ancora, qual è la dea che abita, che conduce il maschile in questa settimana e qual è la dea che abita e conduce il femminile in questa settimana? La dea per il maschile, dea per il femminile, dea per il maschile. Atena, la conoscenza, la dea Atena, tant'è che qua abbiamo Asso di Spade, la giustizia, molto simili come carte. La conoscenza rende l'uomo libero, come vi dico sempre, ma non lo dico io, lo diceva Socrate. Quindi è la piena consapevolezza delle cose che libererà il maschile in questa settimana dai propri attaccamenti e resistenze legati a tutte le situazioni che abbiamo descritto. Sì. Conoscenza è anche proprio parlarsi per andare a chiarire, comprendersi, la temperanza, con la comunicazione, ok. Vediamo qual è la dea che accompagna il femminile in questa settimana. La generosità, cioè voi poi ditemi se non amate le carte come me. 10 di coppe, azioni di inclusione, generosità, il darsi, la generosità, il darsi, bellissimo, bellissimo, bellissimo. L'esempio del femminile lavora sul maschile nel darsi e il maschile prende conoscenza, tant'è che leggendola su un altro livello in lui lei, il tuo femminile ti dà intuizioni, ti dà, il tuo femminile ti riempie all'interno, il regno ctonio, sotterraneo della notte, dell'invisibile, il tuo invisibile nella tua autonomia emozionale, nella tua anche solitudine beata, ti dà, tant'è che tu dai anche all'esterno, facendo azioni chiare. La conoscenza che ti viene a livello intuitivo ti rende libera nel fare cosa? Nel darti, perché è l'amor che muove il sole e le altre stelle. Bellissimo, ragazze mie, ragazzi, meraviglioso. Io detto questo concludo qui e mi ci auguro una settimana bellissima, meravigliosa, all'insegna dell'amore, la cooperazione e la trascendenza. Vi abbraccio profondamente una ad una, uno ad uno. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che Dio vi benedica tutti. Mua!